Design e stili inconfondibili tra sportività e gran turismo, con Cristiano Luzzago a bordo dell'Alpine A310 1600. Amici appassionati di automobili da collezione, oggi presentiamo un'automobile francese, è l'Alpine Renault A310, erede della famosa berlinetta A110. Mentre la 110 era una vettura che aveva le proprie radici negli anni 50, con un'evoluzione nello stile che si protrasse negli anni 60 e negli anni 70, fu un vero capolavoro sia a livello estetico che anche a livello meccanico, e questo è testimoniato dal successo che ebbe sia come berlinetta da Gran Turismo sia nelle competizioni. La 310 nacque con uno spirito completamente diverso. Infatti, quando nacque nel 1971 era necessario produrre una vettura che avesse le caratteristiche stilistiche degli anni 70. Quindi l'Alpine dovette abbandonare quello che era lo stile della precedente per inserire tutti quei dettagli che caratterizzavano molto le vetture del nuovo decennio. Infatti, al di là della linea, che appunto è molto tesa e filante come tutte le vetture degli anni 70, notiamo dei dettagli sul frontale, questa fanaleria composta da due gruppi di 3 proiettori coperti da questo cristallo che ricordano le Citroën Maserati, la Ferrari Daytona. Al tempo stesso vediamo anche le griglie posteriori del cofano motore che ricordano quelle della Lamborghini Miura o della Lamborghini Huracan, tutti elementi comunque che caratterizzavano le vetture degli anni 70. Ciononostante, l'aggiornamento di questa carrozzeria non fu così gradito, perché purtroppo quando a monte c'è un capolavoro è poi difficile con un erede riuscire a rinnovare il medesimo successo. Di conseguenza questa vettura, che fra l'altro ha sofferto anche della produzione contemporanea della A110, perché la 310 è nata nel 71 ma la 110 è rimasta a listino fino al 77. Quindi erano praticamente due vetture commercializzate contemporaneamente, e mentre la 310 era una vettura destinata più, se vogliamo, a un uso da famiglia, infatti la Renault stessa la pubblicizzava come l'Alpine del padre di famiglia perché aveva i 2 posti per i 2 piccoli passeggeri, la 110 continuò la sua storia di successi sportivi e nel 73 vinse anche i campionati mondiali rally. Di conseguenza questo rese la 310 un modello un po' secondario in quella che fu la fama dell'Alpine Renault nel mondo sportivo. Naturalmente la 310 ricalca gli schemi della 110, quindi trazione e motore posteriore, 4 freni a disco e motore da 4 cilindri 1600. Il peso maggiore purtroppo la penalizzava nelle prestazioni rispetto alla 110 ed è per questo che non ebbe un vero risultato sportivo. Dopo il primo modello a carburatori fu introdotto questo modello che era già a iniezione, aveva solo 2 cavalli in più, però aveva un'erogazione più pulita e più lineare, quindi era una macchina forse anche più fruibile della carburatori. Soltanto con la 2007 6 cilindri si ottennero i primi successi sportivi. Infatti la 310 V6 era un'auto che aveva delle prestazioni nettamente superiori a quelle delle 1600 e che ebbe anche dei risultati sportivi. La 310 era
se vogliamo, una concorrente sia della Porsche 914 che della 911, che erano con trazione posteriore. Un altro dettaglio che colloca questa macchina negli anni 70 sono queste prese d'aria cosiddette NACA dal National Advisory Committee of Aeronautics, che poi diventerà la NASA aerospaziale, che aveva studiato queste prese nel campo dell'aeronautica perché hanno la caratteristica di poter dare un grande afflusso d'aria senza generare turbolenze. Questo tipo di prese noi lo vediamo su Ferrari e su tante altre macchine del tempo, proprio perché furono introdotte con l'inizio degli anni 70. L'interno dell'A310, essendo una macchina nata con presupposti diversi rispetto alla 110, naturalmente è molto più rifinito, più ampio, più confortevole, i posti anteriori sono molto più larghi e anche i sedili posteriori possono alloggiare tranquillamente 2 bambini e 2 adolescenti, consentendo di utilizzare questa macchina con tutta la famiglia. Ed è forse proprio questa immagine di auto più da famiglia che non ha dato quell'impronta di vettura sportiva che ci si aspettava da un Alpine Renault. La 310 era equipaggiata da un motore 1600 con cambio a 5 marce, freni a disco su tutte e 4 le ruote. Con la V6, quindi la 2007, i freni a disco diventarono anche autoventilanti. All'interno dell'abitacolo non è migliorato solo il comfort dei sedili, ma anche il cruscotto è molto ergonomico, più ampio, con una dotazione di strumenti molto completa e la struttura è tutta fatta in alluminio anodizzato, anche questo qualcosa di nuovo rispetto alle vetture degli anni 60. Questa strumentazione, questa dotazione anche di vetri elettrici, il comfort, la sportività fanno di questa vettura un chiaro esempio di uno stile anni 70, di una vettura gran turismo sportiva che ancora oggi è molto apprezzata dai collezionisti per le linee che sono molto insolite, pur avendo molti elementi caratteristici di tante altre macchine sportive degli anni 70. L'A310, nonostante non abbia avuto i fasti dell'A110, grazie alle sue caratteristiche meccaniche e all'estetica che identifica le vetture di questo periodo, rimane comunque una vettura molto apprezzata dai collezionisti del marchio Alpine Renault.